Il decennale è stato certamente un momento importante e intenso. Per noi, anche se non l'abbiamo potuto festeggiare immediatamente, perché le condizioni non lo permettevano, ma è qualcosa a cui noi abbiamo tenuto molto, su cui abbiamo lavorato molto, abbiamo prodotto anche dei materiali molto avanti che per tutti noi hanno voluto dire molto anche nella fase di realizzazione, perché a volte vale la pena fermarsi e riflettere. Questo è un mondo che va a velocità tripla, anche se agli armatori sembra invece che vada alla metà della velocità che dovrebbe andare, perché la barca che vogliono non arriva mai. Però è un mondo che va molto velocemente. Per noi, avendo iniziato nel momento più difficile dell'economia mondiale e soprattutto per la nautica, è stato ancora più complesso e non abbiamo mai avuto modo e tempo di fermarci e guardare indietro. Questo decennale forse è stato anche meglio che fosse capitato in un periodo così difficile della vita di tutti, perché ci ha dato più tempo per riflettere. Non l'abbiamo esaurito in una festa con un famoso cantante e qualche bottiglia di champagne. È incredibile invece quando ci si ferma e si guarda indietro che cosa è la storia di questo cantiere. È incredibile pensare che oggi si faccia fatica a trovare un posto nel parcheggio del cantiere. Quando abbiamo cominciato c'era la mia macchina, quella di Ennio, e una macchina con cui venivano gli altri da Fano, e questo era. Quando ti fermi e guardi indietro così in profondità e non semplicemente fai un paragone a dove sei adesso, ma cerchi di ricordarti quello che è successo tra allora e adesso, allora capisci se hai fatto veramente una cosa grande. E noi l'abbiamo fatta, perché oggi siamo il 12° cantiere al mondo, non relativamente al nostro segmento, ma in generale, secondo le classifiche pubblicate, il Global Order Book, eccetera. Abbiamo un risultato che secondo me è il più importante, di cui siamo molto orgogliosi, che siamo arrivati ad essere in 50 persone e in 12 anni ne abbiamo perse solamente 3. Altro risultato di cui siamo molto orgogliosi. Abbiamo una leadership incredibile dal punto di vista commerciale e di prodotto. Noi cerchiamo di celebrare costantemente chi siamo. Non è facile, perché abbiamo migliaia e migliaia di cose a cui pensare, però riteniamo che sia molto importante. Non bisogna mai dimenticarsi dove si è arrivati e da dove si è partiti, e questo noi cerchiamo di farlo tutti i giorni. E la maniera migliore di celebrarlo è non fermarsi, guardare sempre avanti e arrivare con un nuovo prodotto che dice: stiamo crescendo, siamo cresciuti non solo dal punto di vista di dimensioni dell'azienda, ma siamo cresciuti noi come manager, siamo cresciuti noi come azionisti, sono cresciuti tutti quelli che lavorano, e il nostro sguardo è sempre rivolto in avanti in maniera efficace. Penso che l'evoluzione dei nostri prodotti dica molto bene questo, e penso che sia veramente la più grande celebrazione che uno si possa fare dei valori delle persone che lavorano con te, dell'impegno che le persone che lavorano con te mettono ogni giorno per arrivare al risultato che è il migliore per tutti, e noi un buon risultato effettivamente l'abbiamo raggiunto, siamo i migliori del nostro campo. C'è sicuramente molto che assomiglia a me, a Vasco Buonpensiere, il cantiere delle Marche, e l'opposto. Mi piace pensare che il mio atteggiamento nei confronti delle cose e della vita sia stato trasferito all'interno del cantiere, e quindi vedo un cantiere che come me è sempre pronto a prendere una sfida, non ha paura, anche nei momenti più difficili comunque trova il modo di sorridere, e questo penso che sia molto, molto me. Al contrario, io dal cantiere delle Marche ho imparato
molto, ma in particolare ho imparato che non c'è vita, non c'è esistenza, non c'è successo che sia fatto da Vasco Buonpensiero, che sia fatto da una persona sola. Ogni giorno che entro qui e entro e esco sempre con il sorriso da questo cantiere, so che è grazie al fatto che questo cantiere esiste come somma di persone, come somma di persone straordinarie e di emozioni straordinarie. La grande cosa che abbiamo in comune, io e il cantiere delle Marche, passione.